Guardate questo stelo di canna da zucchero. Verde, fibroso, ricco d'acqua e senza nemmeno un granello bianco visibile. E la cosa più sorprendente è questa. Lo zucchero. È già lì dentro, solo che è disciolto e invisibile. Ora, guardate una confezione di zucchero. Come può questa pianta trasformarsi fino a diventare così? In fondo, per quanto si osservi la canna da zucchero, al suo interno non si vede nemmeno un singolo cristallo bianco. All'interno di uno zuccherificio, questa trasformazione passa attraverso macchinari giganteschi, calore, liquidi scuri e un momento preciso in cui ciò che era nascosto comincia finalmente a prendere forma. Benvenuti su Fabbriche in Curiosità. Oggi seguirete l'intero viaggio della canna da zucchero fino alla sua trasformazione nel prodotto, che per secoli è stato conosciuto come oro bianco, lo zucchero. Per arrivare a questo risultato, lo zuccherificio deve eliminare tutto ciò che non serve, rimuovere enormi quantità d'acqua e creare le condizioni ideali affinché il saccarosio, fino a quel momento invisibile, inizi a formare dei cristalli. Ma in quale momento quel succo scuro cambia completamente aspetto e comincia a rivelare lo zucchero che tutti conosciamo? La risposta arriva solo più avanti, nel cuore dello zuccherificio, quando quel liquido scuro cambia comportamento e iniziano a comparire i primi cristalli. Prima di arrivare a quel punto, la canna deve ancora essere tagliata e frantumata. Poi il succo estratto deve essere purificato e concentrato attraverso una sequenza di trasformazioni che cancella poco a poco ogni somiglianza con la pianta entrata nello zuccherificio. Mesi prima di arrivare allo zuccherificio, lo zucchero comincia già a formarsi nella pianta stessa. La canna da zucchero sfrutta l'energia della luce solare per produrre zuccheri nelle foglie, che vengono poi trasportati e accumulati soprattutto sotto forma di saccarosio all'interno del fusto. Ecco perché l'industria non cerca foglie, radici o fiori. Il vero tesoro è nascosto in questa struttura lunga e fibrosa che, a prima vista, sembra soltanto piena d'acqua. Quando la canna raggiunge il giusto grado di maturazione, entrano in azione le mietitrici. Tagliano i fusti vicino al terreno, sminuzzano la pianta in pezzi più piccoli e utilizzano correnti d'aria per eliminare parte delle foglie e dei residui secchi. In pochi secondi, ciò che ha impiegato molti mesi a crescere scompare dentro un sistema di lame, rulli ed elevatori. La canna tagliata passa prima nei mezzi di raccolta e poi sui camion, che trasportano il carico fino allo zuccherificio. E qui comincia una vera corsa contro il tempo. Dopo il taglio, la materia prima perde gradualmente qualità, quindi più rapidamente viene lavorata, maggiore sarà il recupero dello zucchero già presente al suo interno. All'arrivo, il carico viene pesato, può essere sottoposto a campionamento per valutarne la qualità e poi passa alla fase di ricezione. Enormi nastri trasportatori iniziano ad alimentare la linea di produzione. Ma introdurre direttamente pezzi interi di canna nei mulini sarebbe poco efficiente. Prima, coltelli rotanti e sfibratori lacerano la struttura vegetale, aprendo le fibre e rendendo il succo molto più facile da estrarre. Ora comincia una delle scene più impressionanti dell'intero zuccherificio. La canna preparata entra tra giganteschi gruppi di rulli che esercitano una pressione enorme. Lo scopo non è frantumarla senza motivo, è spremere la maggior quantità possibile di liquido intrappolato nelle fibre. Mentre tonnellate di canna avanzano attraverso questi mulini, compare un flusso continuo di succo scuro, schiumoso e pieno di particelle vegetali. È il succo di canna da zucchero, ma qui si trova ancora allo stato grezzo, appena estratto all'interno dello stabilimento. È qui che avviene la prima grande trasformazione. Pochi minuti fa avevamo una pianta solida, ora abbiamo un fiume di liquido che attraversa lo stabilimento. A guardarlo, sembra quasi che un'intera piantagione sia stata trasformata in un succo che non ricorda più minimamente la sua origine. Ma osservate l'aspetto di questo succo. È ancora molto lontano dallo zucchero bianco che conosciamo. Oltre al saccarosio disciolto, contiene fibre sottili, terra, composti vegetali e altre impurità arrivate insieme alla materia prima.
e anche ciò che rimane dopo l'estrazione trova un utilizzo. La parte fibrosa, conosciuta come bagassa, non deve essere necessariamente trattata come un semplice rifiuto. In molti zuccherifici viene inviata alle caldaie e contribuisce a produrre vapore ed energia per lo stesso processo industriale. Alla fine, persino ciò che sembrava soltanto uno scarto della macinazione può ancora essere valorizzato. Ma ora si presenta un nuovo problema. Lo zucchero è già disciolto in quel succo scuro, ma basta guardarlo per capire quanto sia ancora lontano dal prodotto finale. Quindi, come riesce lo zuccherificio a eliminare tutte queste impurità? E soprattutto, come fa a non trascinare via proprio il saccarosio, che ha impiegato mesi ad accumularsi dentro la canna? È proprio quello che vedrete nella prossima fase. Da questo momento, lo zuccherificio deve iniziare a separare tutto ciò che è arrivato insieme al succo. Fibre finissime, residui vegetali e altre impurità sono ancora mescolati al liquido, mentre il saccarosio continua a rimanere disciolto al suo interno. È qui che lo stabilimento smette di affidarsi alla forza meccanica e comincia a lavorare sulla separazione. Il succo passa attraverso sistemi di riscaldamento e trattamento, dove le condizioni del liquido vengono regolate per facilitare la rimozione delle impurità. A seconda dello zuccherificio e del tipo di zucchero prodotto, il trattamento può variare. In molti impianti, per esempio, la correzione del pH prevede l'aggiunta controllata di latte di calce. Il nome può suonare insolito in uno stabilimento alimentare, ma la sua funzione non è certo quella di aggiungere calce allo zucchero. L'obiettivo è creare le condizioni affinché parte delle impurità smetta di rimanere dispersa e inizi ad aggregarsi in particelle più grandi. Ed è qui che accade qualcosa di curioso. Lo stabilimento deve eliminare ciò che riesce a vedere senza portare via proprio ciò che non può vedere. Il saccarosio resta disciolto nel liquido, invisibile, mentre le impurità cominciano ad aggregarsi. E questo cambia completamente il comportamento della miscela. Particelle minuscole, che prima restavano sospese e passavano inosservate a occhio nudo, iniziano a formare fiocchi. Quando questi fiocchi diventano abbastanza pesanti, possono essere separati all'interno di grandi decantatori. Il succo entra ancora carico di impurità e, poco a poco, la parte più pesante si deposita sul fondo, mentre una frazione molto più limpida prosegue nel processo. Visto dall'esterno, quasi tutto avviene all'interno di serbatoi chiusi e grandi decantatori. Ma è proprio qui che lo zuccherificio compie una delle separazioni più delicate dell'intero processo. Purificare migliaia di litri di succo senza mandare allo scarto anche lo zucchero che vi è ancora disciolto. Il materiale separato durante la decantazione può contenere ancora dello zucchero. Per questo, normalmente, non viene scartato subito. In molte linee passa attraverso una fase di filtrazione, così da recuperare la maggior quantità possibile di succo prima che il residuo venga destinato ad altri utilizzi. Questo recupero è fondamentale perché, in uno zuccherificio, perdere zucchero insieme alle impurità significa perdere prodotto. Perciò ogni fase cerca di rendere la separazione sempre più precisa, senza sprecare ciò che ha impiegato mesi ad accumularsi nella pianta. Al termine di questo trattamento, il succo è già molto più uniforme. Visto dall'esterno, il cambiamento può sembrare semplice, ma richiede un controllo continuo della temperatura, del flusso e del tempo di permanenza, affinché la separazione avvenga in modo efficiente. In un impianto che lavora senza interruzioni, anche piccole variazioni possono influenzare il risultato di migliaia di litri che in quel momento stanno attraversando il sistema. La differenza visiva è evidente, ma ciò che conta davvero avviene nella composizione. Il materiale in sospensione è diminuito e il liquido è ora molto più adatto alla concentrazione. E nonostante tutto questo, lo zucchero non è ancora apparso. Rimane disciolto in quel succo, mescolato all'acqua in una proporzione che non permette ancora la formazione dei cristalli. Ed è proprio qui che la scala dello stabilimento comincia a impressionare per un altro motivo. La sfida non consiste più nel purificare tonnellate di liquido, ma nell'eliminare una quantità enorme d'acqua senza compromettere il saccarosio. Ecco perché la fase successiva richiede apparecchiature gigantesche e un controllo estremamente attento del processo. Il succo che esce da qui non deve più essere trattato come una miscela impura. Ora deve trasformarsi in qualcosa di molto più denso.
Ed è un cambiamento abbastanza lento da sembrare quasi discreto, ma decisivo per tutto ciò che verrà dopo. Il liquido comincia a concentrarsi, ad addensarsi e ad avvicinarsi al punto in cui lo zucchero, finalmente, potrà smettere di esistere soltanto in forma di sciolta. Il succo chiarificato passa ora in una parte dello zuccherificio dove quasi tutto ruota attorno a un'unica missione: eliminare l'acqua senza perdere zucchero lungo il processo. Fino a questo momento il saccarosio è ancora disciolto. È presente, ma non si vede. Per cambiare questa situazione bisogna prima concentrare il liquido. Il succo entra in grandi evaporatori a multiplo effetto, dove l'acqua viene eliminata attraverso fasi successive. Il vapore prodotto in uno stadio può essere riutilizzato in quello seguente e, nei corpi successivi, la pressione viene progressivamente ridotta, permettendo di continuare l'evaporazione in condizioni sempre più favorevoli e con un migliore sfruttamento dell'energia. Il risultato comincia a cambiare aspetto. Il liquido diventa più denso, più viscoso, sempre più simile a uno sciroppo. La quantità d'acqua diminuisce e la concentrazione di zucchero continua ad aumentare. È una trasformazione graduale, quasi ingannevole per chi la osserva dall'esterno, perché non esiste un istante preciso in cui il succo diventa sciroppo. Si addensa progressivamente mentre attraversa il sistema e vapore, temperatura e concentrazione vengono monitorati senza sosta. Ma ottenere lo sciroppo non significa ancora avere zucchero sotto forma di cristalli. È proprio a questo punto che il processo entra in una fase molto più delicata. Lo sciroppo passa agli apparecchi di cottura, normalmente sottovuoto, dove la concentrazione continua ad aumentare fino a raggiungere una condizione in cui la soluzione non riesce più a mantenere tutto il saccarosio disciolto nello stesso modo. È qui che lo zuccherificio comincia a controllare la nascita dei cristalli. Possono essere introdotti piccoli cristalli che fungono da nuclei di cristallizzazione. A partire da questi, il saccarosio disciolto comincia a depositarsi, facendo aumentare poco a poco le dimensioni delle particelle. Può sembrare un dettaglio minimo, ma questa fase richiede un controllo estremamente preciso. Se la cristallizzazione avviene in modo scorretto, i cristalli possono crescere fuori dallo standard desiderato oppure formarsi in quantità e dimensioni difficili da controllare. Dopo tanti minuti trascorsi a vedere soltanto pianta, succo e sciroppo, finalmente avviene la trasformazione che cambia completamente l'aspetto del prodotto. Cominciano a comparire i cristalli. È il momento in cui tutta la logica dello zuccherificio diventa visibile in un colpo solo, perché ciò che sembrava soltanto un liquido acquista struttura davanti ai nostri occhi. Non compaiono già asciutti, separati e bianchi all'interno della macchina. Quello che si forma è una massa densa, conosciuta nell'industria come massa cotta, composta da cristalli di zucchero immersi in un liquido viscoso. Vista da vicino sembra ancora molto lontana dallo zucchero che mettete nel caffè, ma i cristalli sono già lì, formati a partire da quel saccarosio che, fin dall'inizio del viaggio, era nascosto all'interno del fusto. Questa massa deve quindi passare in una delle macchine più caratteristiche di uno zuccherificio, la centrifuga. Il principio ricorda quello di una lavatrice durante la centrifuga, ma applicato a una miscela estremamente densa e su scala industriale. Il cestello gira ad alta velocità. La forza generata spinge la parte liquida attraverso le aperture del vaglio, mentre i cristalli restano trattenuti all'interno. In pochi istanti l'aspetto cambia ancora una volta. Il liquido scuro si separa, i cristalli rimangono. Visti da vicino non hanno ancora necessariamente l'aspetto asciutto e uniforme dello zucchero confezionato che troviamo al supermercato, ma la trasformazione è inequivocabile. Per la prima volta non stiamo più osservando un succo che contiene zucchero. Stiamo guardando lo zucchero stesso, ormai in forma solida. Ciò che per gran parte del processo era rimasto disciolto e invisibile, ora può essere visto come una massa di granelli di zucchero. Ed è proprio qui che nasce una domanda molto comune. Se provengono tutti dalla canna da zucchero, perché alcuni zuccheri sono bianchi, altri dorati e altri quasi marroni? La differenza dipende soprattutto dal percorso che ciascuno segue durante la lavorazione. Lo zucchero bianco attraversa fasi di purificazione che eliminano gran parte dei componenti responsabili del colore,
Lo zucchero demerara subisce una lavorazione meno intensa e conserva la sua caratteristica tonalità dorata. Lo zucchero integrale, invece, segue un percorso ancora meno raffinato, mantenendo una quota maggiore dei componenti naturali del succo di canna, da cui derivano il colore più scuro e il sapore più deciso. Questa separazione produce anche, nelle fasi successive del processo, un liquido ricco di zuccheri e altri composti, conosciuto come melassa. A seconda della configurazione dello zuccherificio, alcune correnti possono essere reimmesse in ulteriori cicli di cottura e recupero prima che la melassa venga destinata ad altri impieghi industriali. Quando la centrifuga termina il suo ciclo, è facile avere l'impressione che il viaggio sia concluso. Dopotutto, il prodotto ha ormai l'aspetto che ci aspettavamo fin dall'inizio. Ma basta osservare i cristalli da vicino per accorgersi che contengono ancora umidità e calore e devono ancora raggiungere le condizioni adatte per essere conservati e confezionati. Da questo momento, la trasformazione non riguarda più il modo in cui far comparire lo zucchero. Il compito cambia: stabilizzare, essiccare, classificare e preparare questi cristalli affinché possano lasciare lo zuccherificio con caratteristiche uniformi e affrontare tutto il percorso fino al consumatore. E ora raccontatecelo nei commenti. Quale zucchero usate più spesso nella vita di tutti i giorni? Quello bianco, il demerara o quello integrale? E quale secondo voi ha il sapore migliore? Quando i cristalli escono dalla centrifuga, hanno già l'aspetto dello zucchero che conosciamo, ma non sono ancora pronti per essere confezionati. Contengono umidità, calore e presentano variazioni nelle dimensioni che devono essere controllate prima dello stoccaggio. La prima fase è l'essiccazione. Lo zucchero passa attraverso apparecchiature che mantengono in movimento i cristalli, mentre un flusso d'aria aiuta a eliminare l'umidità residua. Poi arriva il raffreddamento, necessario per stabilizzare il prodotto ed evitare problemi durante lo stoccaggio. Può sembrare una fase semplice, ma uno zucchero ancora caldo o umido può compattarsi, formare grumi e compromettere la qualità di interi lotti. Una volta asciutto, passa attraverso vagli e sistemi di classificazione. I cristalli troppo grandi, troppo piccoli o fuori standard possono essere separati in base al tipo di prodotto che lo zuccherificio deve ottenere. È in questo momento che la massa irregolare uscita dalla centrifuga assume un aspetto molto più uniforme. Durante tutto questo percorso, il controllo qualità verifica caratteristiche come umidità, granulometria e aspetto, per garantire che ogni lotto rispetti gli standard previsti. Dopo l'approvazione, lo zucchero può essere trasferito in grandi silos. Visto da vicino, è soltanto un insieme di piccoli cristalli. Ma su scala industriale, questi cristalli formano vere e proprie montagne conservate in strutture che alimentano continuamente le linee di confezionamento. Da questo punto in poi, è di nuovo la velocità a impressionare. Le macchine dosano quantità precise, formano o ricevono le confezioni, le riempiono, le pesano, le sigillano e inviano i pacchi verso scatole, confezioni multiple o sistemi di pallettizzazione. Durante questa fase, i sistemi di controllo monitorano l'intera operazione e contribuiscono a garantire che prodotto e confezioni rispettino gli standard stabiliti per ciascuna linea. Il lavoro iniziato mesi prima in una piantagione di canna da zucchero termina in confezioni pronte a raggiungere centri di distribuzione, supermercati e industrie alimentari. Ma mentre le confezioni scorrono sul nastro trasportatore, un'altra parte di quella stessa canna continua a essere valorizzata all'interno dello zuccherificio. Come abbiamo visto durante la macinazione, la bagassa può alimentare le caldaie e contribuire a generare il vapore necessario a mantenere in funzione diverse fasi del processo. E negli impianti che utilizzano la cogenerazione, questo recupero può andare ancora oltre. Parte dell'energia prodotta può essere trasformata in elettricità e, a seconda dell'impianto, persino l'energia in eccesso può essere immessa nella rete. La melassa segue invece un altro percorso. Poiché contiene ancora zuccheri e altri componenti, può essere utilizzata in diversi processi industriali. Negli impianti che producono anche etanolo, per esempio, alcune correnti zuccherine possono essere inviate alla fermentazione. Anche altri residui della produzione possono trovare nuovi impieghi agricoli o industriali in base alla struttura di ciascuno stabilimento.
Per questo, quando tonnellate di canna entrano nello zuccherificio, la storia non finisce soltanto nelle confezioni di zucchero. L'industria cerca di valorizzare al massimo la materia prima, facendo sì che fibre, liquidi e residui trovino nuove destinazioni dentro o fuori dallo stesso complesso produttivo. La pianta verde è stata tagliata, sfibrata e spremuta. Il succo scuro è stato purificato, concentrato e cotto. Il saccarosio, invisibile per quasi tutto il viaggio, ha preso forma nei cristallizzatori, è stato separato dalla melassa nelle centrifughe e infine essiccato, classificato e preparato per il confezionamento. La prossima volta che un cucchiaino di zucchero si scioglierà nel caffè, forse quei granelli vi sembreranno un po' meno semplici. Ogni cristallo ha attraversato una sequenza di macchine, controlli e trasformazioni fisiche prima di arrivare fin lì. E questa storia ha una continuazione perfetta, perché quando lo zucchero incontra il latte all'interno di un'altra fabbrica, comincia una trasformazione completamente diversa. La miscela viene concentrata, controllata e finisce per diventare quel prodotto cremoso che molti conoscono fin dall'infanzia, il latte condensato. Se vi piace scoprire cosa accade dietro i prodotti che fanno parte della nostra vita quotidiana, iscrivetevi a Fabbrica in Curiosità. E già che ci siete, raccontateci nei commenti da quale città ci state guardando. E se pensate di aver già visto tutto, allora non immaginate cosa vi aspetta nella fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro episodio sul latte condensato. Lo vedete già comparire sullo schermo. Cliccate. E venite con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbrica in Curiosità. Un grande abbraccio. Vi aspetto lì.